Monica, andiamo alla prima incarnazione e esistenza di Michela. Allora, per la mia visione non esiste la prima, che sono tutte contemporanee, quindi non c'è una sequenza. Lei ha parlato anche di karma mm, insomma, sono dei concetti che eh, mm, per la mia visione non sono esattamente corretti. Facciamo fatica, sì, è Mm. Ehm, una grande innovazione. Mhm. le vite sono tutte contemporanee. Ci sono magari alcune vite che possono sembrare più grezze, più involute, più basiche, e allora ci può sembrare che quella possa essere una vita più vecchia, mm? Però in realtà, grosso modo, sono tutte sullo stesso piano e contribuiscono tutte quante alla nostra evoluzione. Quella che non so cosa vorrebbe vedere lei. Una vita, secondo me, quella che vuole vedere lei è un po' simile a quella che lei ha presentato come immagine iniziale, in cui lei è una specie di creatura semiacquatica che vive prevalentemente nell'acqua. Secondo me è collocata in una di queste terre che stanno oltre il cerchio di ghiacci. Mm, Mm, Quale? Ti viene un nome? mm, no, penso perché mi viene brother, fratello, però non so cosa c'entri. Vabbè, perché è la terra dei Mm. fratelli. Beh, c'è molta armonia questo, sì, c'è molto senso di fratellanza. Vedo che hanno tutti delle manifestazioni abbastanza diverse gli uni dagli altri, mentre noi tutto sommato, grosso modo, ci assomigliamo, no? Perlomeno, no? Abbiamo una testa, due braccia, due gambe. Invece qua sono proprio diversi morfologicamente gli uni dagli altri, però tutto sommato c'è un buon equilibrio, un buon rispetto. E lei la vedo molto più sott'acqua che sopra l'acqua. Avevi visto qualcosa del genere, Michela? Con l'acqua o ci ti trovi molto con l'acqua? Ok, ma Monica aveva l'anima, questa Sì, Michela, sì, sì, certo. era mezza ibridata con elementali più che Sì, con umanoidi, visto che mi parli di acqua, no? sì, sì. Era un umanoide, era un'entità rettile o cose del genere, mista umana o mista a elementali? Mm, allora, la vedo fisica, ok? Quindi diciamo che gli elementali sono più che altro eterici. Io lei la vedo fisica, cioè la vedo Mhm. tangibile proprio, materiale. E sembra più una donna pesce. Ma lei quando, questa donna pesce, quando nuota, entra in contatto con, pensa io stamattina sono stato in piscina, entra in contatto con, cosa che non faccio mai, una volta all'anno forse, entra in contatto con l'essenza elementale dell'acqua o nuota in piscina come ho fatto io? No, no, è come, infatti nell'immagine iniziale che lei ha proposto andava a sfiorare i coralli, gli anemoni, eccetera, ma non solamente per contattare la parte materiale, no, del corallo, dell'anemone o del pesce, ma anche proprio per dialogare con gli elementali che sostengono questo corallo, questo anemone, questo pesce. Come si chiamava? Belinda, Come? Linda Linda? Belinda. Belinda. Ma visto che sono tutte contemporanee, Belinda è ancora lì. Certo. Mm. Monica, immagina di essere un drone con un'infinita pila, batteria. Boom, vola e dimmi, vai a trovare Belinda, dimmi dove passi. Prima alzati in volo, fino a che puoi. Patagonia. Vai in Patagonia.
Ma Mhm. se sali verticale, cosa fai? Cosa succede? Sbatti? Ma tu dici per andare oltre Sì, la ma prima cupola? vorrei che tu andassi contro Ah, l'eventuale ok. cupola. Voglio capire se c'è una cupola. Ma non è, c'è la cupola, però io non la vedo uniforme. Ci sono alcuni punti in cui mm, ci sono dei passaggi. Nella cupola. Sì, Altrimenti cosa c'è? Questo benedetto anello di ghiaccio sarebbe l'Antartide. Anello di sì, ghiaccio. E c'è un sì, passaggio in Patagonia. sì. È l'unico. Per andare dove c'è lei forse è più comodo, però no, non è l'unico perché vedo poi di su verso la Groenlandia, diciamo, Mhm. e poi come fosse in fondo alla Russia. Va bene, passiamo lì dal passaggio. Come è fatto questo passaggio? Cos'è? Un varco, un buco? È sott'acqua, è sopra l'acqua, ha due pareti, ci sono delle sentinelle, ci sono le due Lo sfingi sai. della storia infinita. Allora, le sentinelle è come se fossero prima, cioè come se le sentinelle non conoscessero questo varco, no? Mhm, Quindi le mettono un po' prima. mhm. Se no se ne vanno. Come, mm, boh, sì, come neanche loro sanno in realtà perché sono lì, ok? Loro sono pagati per stare lì, ma non è che vedono che lì c'è il passaggio, no? Mhm. Però, essendo che noi stiamo lavorando in eterico, è come se io avessi già superato le sentinelle, quindi sono in quello spazio tra le sentinelle e il E il varco passaggio. effettivo. Sì. Descrivimi il varco, sia sopra che sotto il mare. È un passaggio così o è un passaggio di dimensione? Quindi ci No, sarà non è di dimensione, sai? Non mi così, viene che è di dimensione, è una sì. forte corrente magari. Sì, c'è una forte corrente in una costa, diciamo così, del passaggio, Ok, in una entrata o in fiancata. uscita? La corrente viene di qua, sì, in entrata. Ah, entra acqua, quindi non esce Sì, acqua. entra, da quella lato lì entra, e poi fa così, Quindi ed da altri esce. passaggi esce? Ah Sì, no, fa un esatto. giro. Sì, esatto, bravo, fa un giro. Ok, le pareti cosa sono? Di ghiaccio? Mm, adesso no, però. Roccia. Sì, di terra e roccia. Ci sono alberi? Mm, degli arbusti. Non fa così freddo. Ora no, Mm, vabbè. Quanto è lungo questo canale? Chiamiamolo canale. 1134. Chilometri? Metri? Io penso metri Metri? o M- chilometri, dici? chilometri? 134 sarà? Boh, Bene. non lo so. Drone Monica vola, 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 arriva alla fine. Vai. Mi sembri 7-Eleven di Nanà. E questa terra, mm, dove c'è questa Belinda Michela, non è tantissimo lontano, da questo varco. È una delle prime terre che incontri dopo questo varco. C'è molto colore azzurro e verde, già dall'alto. Penso che ci siano diverse creature di colore azzurro. E poi c'è tanto verde e vegetazione. C'è Quanto è tipo una specie di grande? vulcano. Ma quanto è grande questa terra?
A me sembra abbastanza grande rispetto ad altre vicine che sembrano decisamente più piccole. Mi dice che può essere grande quanto la Sicilia. No, aspetta, metà della Sicilia, dice. Metà della Sicilia. Grande. quindi è piccolina. Dipende da... Sono dei frutti strani, sembrano un po' noci di cocco. Oh, però sono verdi dentro. E C'è della musica. C'è... che vibrazione c'è lì? È un po' difficile da spiegare, perché è come se... è un po' strano perché sento della musica, però allo stesso tempo ho la sensazione che ci sia silenzio. La vibrazione di Belinda, che è Michela in quella vita. È 1500. 3500? Mm. Però si sta male qua, eh? Ci sono rettiliani? Possono esserci rettiliani o ci sono rettiliani? Sono i rettili. I rettiliani no. No. Ma perché non vengono a rompere le scatole anche qui? Perché gli abitanti Si vivono. bruciano, dice. Quindi qual Così è la risponde sostanziale Belinda. differenza tra la cupola Terra e la cupola Isola Brother, dove si vibra a 3500? Ehm, allora, noi neutralizziamo con la quiete e con la musica silenziosa. Ehm, quelle manifestazioni qui non possono sussistere, svaniscono, è controproducente per loro. Va bene, un messaggio di Belinda a Michela. Vivi la bellezza del silenzio e il silenzio non sia il tuo bavaglio, ma sia il tuo bagaglio. Ehm, aspetta, perché torna la bambina che eri qui, torna a gioire della vita in modo spontaneo. C'è un dono in fondo al tuo cassetto. Va bene. Monica, torna pure con il tuo drone corpo di qua.